Pronta? Sì, quasi pronta. Giornata spettacolare. Che qua a Cialterne è un evento raro. La Tenerona ancora c'è, ma oggi rimane coperta perché andiamo camminando. Siamo nella capitale nazionale del trekking, non potevamo esimerci dal tentare di provare a fare un percorso, un sentiero. Vamos. Silvia, Buongiorno. Buen día. ¿Todo bien? Tratamos de ir a Laguna Torre y no sé si Mirador de Maestri. Son más o menos 6-7 horas, Sí. 7. ¿Totale? Total, exacto. Totale. Tiene primero unos 30-40 minutos. Tiene la cascada Margarita, que Sí. de acá se ve, pero bueno, viene medio sin No se agua. Y después de eso, a 1 hora 15 más o menos, tienen el mirador del Sí, Torre, sí. y a las 3 horas y media más o menos tienen el mirador Maestre, que ahí es donde ven todo el panorama. Aprovechen porque está tremendo. Sí. Ahora Hoy no es viento, perfecto. no Sí, viento. mañana se viene el viento. Mañana se viene el viento y la lluvia. Así que Bueno. pueden cortar por aquí, ¿sí? ¿Ya se van? Sí, Ya están Sí. listos. Agua, protector y Sí, comida. Perfetto. Agua. La comida non manca. Agua. Mira, van hasta la esquina, Sí. suben por esa calle y se van a encontrar con una perpendicular que lo corta, van subiendo por esa calle y salen al galpón negro. Ok, porque ¿Ok? hemos, Hay otras. Ah, sí, otra sí, pero ruta, por acá es más corto. È lo mismo. Es un poco más corto. È un po' Perfetto. più corto. Van bordeando la calle, buscan la calle y llegan hasta el final como que buscan la montaña. Sì. Ahí doblan un poquito hacia la izquierda y van a ver el cartel que dice De Sendero la- del Torre. Sen- Exacto. Sendero Así que Torre. bueno, Perfetto. hacemos limpieza hoy, hacemos recambio de sábanas y todo. Sì, Perfecto, perfetto. bueno. Gracias. Gracias. Pásenlo lindo. Gracias, ciao. Silvia è un host, super host. Sì, è perfetta. Tra l'altro una bellissima signora e ha sempre quello sprint in più ogni mattina, cada mañana e in cada momento, Per me è l'effetto del mate, che assaggeremo. anche perché dobbiamo assistere alla preparazione ufficiale che proprio Silvia ci farà domani. Non so se l'avete compresa, ma lei ha detto divertitevi e sfruttate ogni momento, in realtà è nel termine di sfrutten, divertitevi perché è tremendo, cioè una giornata come questa era difficilissima da prevedere. Noi siamo qua a Cialterne da 3 notti e vi possiamo garantire che giorno e notte raffiche di vento da paura, quindi se venite da queste parti prendetevi tutto il tempo possibile perché è difficilissimo trovare giornate come queste. La via del nostro host. Lionel Terré è il primo escursionista che ha affrontato insieme a un signore di origini italiane la prima ascesa nel 52 del Monte Fitzroy. Mentre oggi nel 2023 Francesco e Sara tenteranno la nuova ascesa. Non al Monte Fitzroy e non al Cerro Torre, noi affronteremo semplicemente un sendero. Pechegno. Dopo appena 500 metri, primo cambio, tolta la cuffia e tolto lo scaldacollo, perché senza vento la temperatura percepita è tutt'altra cosa. Abbiamo notato che molte case, soprattutto per le pareti esposte al vento, le pareti stesse sono ricoperte da lamiere. Le classiche lamiere ondulate che abbiamo anche in Italia. Poi anche qua vi pippone su come vengono costruite le case, perché ci troviamo in zona sismica, altamente sismica, quindi da utilizzare tutti i criteri necessari appunto per far fronte a questa problematica. Ora però basta parlare perché inizia la salita e l'allenamento è quello che è, quindi rallentiamo. Il sentiero dovrebbe iniziare qua perché vediamo delle persone che stanno salendo. È pronta? Ah, di là, vai. L'inizio si biforca in 2 rami, ma alla fine ci troviamo là, dove c'è il cartello di inizio ufficiale. Io ero tentato di mettere i pantaloncini corti, però visti i giorni passati mi sono detto, ma poi sarà freddo. Scelta mai più sbagliata. È anche vero che poi in quota le cose cambiano in maniera drastica, quindi prevenire è meglio che curare. La cittadina di El Chaltén. Wow! Wow! Che spettacolo, ragazzi!
proibito transitar con perros. I cani non possono venire. Perché? Tu non puoi venire. Sono un canaccio. Sì, perché nella zona si possono trovare gli huemules, che sono dei cervi del sud della Patagonia in via d'estinzione, specie estremamente protetta e molto molto difficile da avvistare. Primo tratto leggermente impegnativo. Superato il tratto impegnativo, guardate il panorama. Mamma. Prevedo e auspico di fare foto pazzesche in cima. Questo posto è il Mirador Cascata Margarita. La cascata doveva essere quella, ma purtroppo anche qua non c'è molta acqua, quindi in questo momento della cascata nada. Fitzroy, Cerro Torre. Quasi impossibile vederli così aperti, così liberi, così puliti. I signori hanno detto che ieri hanno fatto l'escursione al Fitzroy arrivando al lago, ma non è stato possibile vedere la vetta per via delle nuvole. Oggi siamo veramente fortunati tutti quanti. Sara toglie e mette il giubbetto perché qua il clima cambia in maniera vertiginosa, curva dopo curva. Sono terrorizzata dal comportamento che possono avere le mie ginocchia, per cui mi vedete andare despacito. La scalata a Torres del Paine ha lasciato qualche trauma a livello psicologico oltre alle ginocchia. L'età è quella che è, qua bisogna cambiarla, altro che i chilometri della moto. Ora faccio un barato. Baratto in italiano è uno scambio. Barato economico. In spagnolo è economico, conveniente. Io volevo dire, infatti faccio uno scambio conveniente. A me ovviamente. E mentre Sara fa una storia, ne approfitto per darvi un'info interessantissima. Vi abbiamo detto che ci troviamo nella patria degli scalatori, ma al tempo stesso ovviamente ci troviamo nella patria di chi ama fare trekking. Ci sono tantissimi sentieri. La cosa caratteristica di questo posto è che tutti partono da El Chaltén, quindi per imboccare qualsiasi tipo di sentiero non dovete prendere il bus, non dovrete prendere la moto, non dovete prendere la bici, auto, nulla di nulla. La mattina vi svegliate, una colazione abbondante, abbigliamento tecnico non come il nostro, scarponi, e potete partire per infiniti trekking all'interno del parco. Nello specifico noi stiamo percorrendo il sentiero del Cerro Torre. Arriveremo, se tutto andrà bene, fino a Laguna Torre, che è uno dei diversi step all'interno del sentiero. Sì, perché se volete camminare poco avete 3 step. Il primo step si trova a 3 km, circa 1 ora e 15 minuti. Il secondo step si trova a 9 km, circa 3 ore. Il terzo step più impegnativo perché i primi 2 hanno difficoltà intermedia, mentre il terzo step difficoltà alta si trova a 4 ore, circa 11 km. Se non l'abbiamo detto specificatamente, ci troviamo all'interno del Parque Nacional Los Glaciares Norte. Ora vediamo quanto tempo impiegheremo noi. Siamo partiti alle 9:40 di questa mattina, quindi con tutte le dovute soste per foto, snack e quant'altro, penso che verso le 16-17 di pomeriggio dovremmo essere di nuovo in struttura. Staremo a vedere. Primo chilometro fatto dei 9 totali. Questi sono i tratti del primo step, considerati tutti di livello intermedio come difficoltà. Sei? Secondo chilometro. Vamos, vamos. Sì. Ancora detto sì con quella voglia di sì, andiamo avanti. La verità è che non sono affaticata e non lo ero neanche alla Torres del Paine. Quello che mi fa più male, il dramma, è proprio quello che fisicamente mi sento forte per farlo, ma sento che le mie ginocchia scricchiolano continuamente. Dai, però continuiamo. Bisogna allenarle. Giusto? Bisogna ammettere che la scalata a Torre del Paine è stata per me impegnativa. Stavo quasi per dimenticarmi una cosa fondamentale. Se volete il cappellino lo trovate nello shop in descrizione del video. Frank's Affair. Poi se ovviamente cercate una magliettina o una felpa c'è di tutto. Quindi non mi dite che per il vostro compleanno non vi ho dato l'idea. Acquistate e darete una mano a questi 2 scappati di casa. Laguna Torre a destra, Mirador la izquierda. Quindi primo step fatto, primi 3 km fatti. Ecco il Mirador. Spettacolo. Extra Laguna. Questo grafico ci testimonia che questa zona, quindi la valle, si può inondare per rottura appunto del punto E
Sierra de la Laguna Morena Terminal. Esattamente, si può inondare. A partir de este punto la senda, il sentiero, trascorre por un'area che podría inondarsi repentinamente. Potrebbe inondarsi, potrebbe riempirsi d'acqua in maniera rapida. Ovviamente speriamo di no, soprattutto ora che passiamo anche noi. Scherzi a parte, speriamo che non succeda mai. Il rumore del fiume in sottofondo, sa? Ma voi non amate il rumore dei fiumi di montagna? Lo scroscio d'acqua è bellissimo. Immersi nella giungla. Altra cosa interessante, oggi giovedì 23 febbraio c'è pochissima gente perché ci troviamo quasi a fine stagione. Silvia della struttura ci ha detto che qua a Chaltén le strutture rimangono aperte fino a Pasqua. Poi todo cerrato. Per Gino questa camminata la dedichiamo a te e al libro che ci hai detto di leggere quando noi stavamo partendo, il libro sulla scalata del Cerro Torre. Sempre più vicini al ghiacciaio, ma la cosa bella è che ci troviamo quasi alla stessa altitudine del ghiacciaio. Guardate, dove siamo noi è la fine del ghiacciaio. E non è freddo, la temperatura non è bassa. Oggi però ricordatevi che c'è il sole. Quando c'è il sole cambia di 10 gradi in maniera vertiginosa e inoltre c'è anche poco vento. Con il vento forte sarebbe tutt'altra musica. Oggi praticamente è una passeggiata di salute anche per noi vecchietti. Lo so che qualcuno dirà non siete vecchi, però non siamo neanche di primo pelo. Vedesi barba bianca. Arrivati al bivio, praticamente qua possiamo andare verso nord, verso il Fitzroy, ma noi andiamo di qua verso Laguna Torre. Guardate qua l'ambientazione con la luce del sole, questi rami secchi. Che spettacolo. E ricorda un po' il Giappone qua. Bravo, stavo per dire la stessa cosa, piante giapponesi. Bellissimo. 6 km fatti, ne rimangono 3. Vamos! Dai, resisti, non ti coprire, non ti coprire! 1,5 chilometri circa. Ponte protetto solo da un lato. Che anche cadi, non penso. L'acqua è cristallina, ovviamente. Io penso che la puoi anche bere quest'acqua. Non ricordo dove, ma l'ho letto da qualche parte che le acque del parco si possono bere. Sento il fiume. Wow! Che spettacolo! Sembra quasi di stare in Alaska, ragazzi. Spettacolare! Pazzesco! 1 chilometro all'arrivo. Ci siamo. È un sentiero difficile. No, non è difficile. Però ci sono i tronchi che hanno preso il loro spazio, giustamente. La cima si erge davanti a noi, inaccessibile. Queste sono le piante che ricordano il Giappone. Ultimo tratto. Dietro di me, penso a 50 metri, ci dovrebbe essere il mirador sulla laguna. Ma sai, acciai! Che spettacolo! Mamma mia! Che bello! La natura, ragazzi! Un quarto d'ora per cercare il posto perfetto per la foto. Forse l'abbiamo trovato. Il ghiaccio per il pranzo ce l'abbiamo. Quando sei da solo, Joby è sempre il top. Le tradizioni vanno rispettate, quindi come Pregestolen, Torre del Paine, anche qua. Buona banana a tutti. E ora rifocillati, vamos a volver altre 4 ore, altri 9 km, ma saranno più in discesa che in salita. E cerchiamo di essere in orario alla cabagna per poter essere presenti alla premiere del nostro video. Vamos! Cosa quasi impossibile perché sono le 2 di pomeriggio, la premiere ce l'abbiamo alle 5 di pomeriggio e l'itinerario qua dicono
4 ore. Bisogna comunque ripartire perché c'è rumore di temporale. Pauroso, C'è aria di temporale. pauroso. E fa un po' paura perché rimbomba tra le montagne delle Ande. Andiamo. Fell between the foam, pulling the stitches. Time to let go, so come what may. Primi 3 chilometri fatti, la situazione è cambiata totalmente. Il Cerro non si vede più, qualche goccia di pioggia mista a sole. Cerro Torre, scalato per la prima volta nel 74 da una spedizione tutta italiana, tra cui Casimiro Ferrari, altezza 3128 metri. Scalata Laguna Torre, Sara Bartolacci, Cuccioletta Francesco, 23 febbraio nel pomeriggio. 2023. Chiaramente prima ascensione andata a buon fine, non che prima non avesse nessuno provato a scalarlo. La nostra invece ancora non è andata a buon fine, vediamo fra un paio d'ore. In corso. Però la Tappi sembra che proceda abbastanza bene, le ginocchia stanno bene. Qua sterrato ignorante, roba solo per la Tenerona. Scarica però. Ultimo chilometro, 17 chilometri fatti. Grandissima Sara Tappi! Hai fatto così, si è alzato un polverone dietro, guarda. Questo mi insegna che mai bisogna cantare vittoria prima di raggiungere la meta. Dai, dai! Comunque è verissimo quello che ha detto, perché l'ultimo pezzo è sempre il peggiore. Sembra fatta, ma poi ti cogliona alla fine. E io non voglio lasciarmi coglionare. Ecco, pensavo fosse finita, invece com'era la canzone dei Venditti? Comunque la canzone era quando pensi sia finita ed è proprio allora che inizia la salita. Però continua dicendo che fantastica storia la vita. Verissimo. Ultimo tratto sconnesso, se ricordo bene. A 17 km,5 sono sicuro che ho una vescica sia sul pollice destro che pollice sinistro, nonostante le scarpe sono comodissime. 300 metri. E poi c'è anche un'altra discesa che mi dà pensiero da quando siamo partiti. È tornato il vento patagonico, ci mancava. Ecco, stamattina avevamo detto che era una mattinata anomala perché appunto il vento non c'era, tutto per dirvi che quella di stamattina è una situazione fuori dal comune a queste latitudini. Però in teoria siamo quasi arrivati, vediamo terra! Guardate. Il vento che stiamo subendo ora fa capire quanto sia difficile la salita al Cerro Torre, quasi considerato inaccessibile per gli scalatori, perché l'ultimo tratto, da qualsiasi lato lo si scali, consiste in una parete verticale granitica di 900 metri. È assurdo, con queste condizioni atmosferiche è veramente da grandi eroi. Come lo siamo stati noi, in fondo. Quindi lo ripeto all'infinito, se venite da queste parti guardate le previsioni, guardate le app inerenti al vento e seguitele al 100%. Io utilizzo Meteo Radar e per ora ci azzecca abbastanza. Quando arrivano le raffiche si alza il polvo, è come avere una sabbiatrice in viso. Arrivati a quello che potremmo definire il corso di Etxalten, sono le 5 di pomeriggio, ovviamente non c'è quasi nessuno perché la gente sta tornando dal sendero. Guardate il vento, comunque tantissimi localini carini per far cena, per prendere una cerveza, per fare un aperitivo, ovviamente molto turistico e quindi anche molto caro per gli standard argentini. Sara ride perché parlo ad alta voce. Siccome si sforza di parlare molto forte, sembra arrabbiato da fuori. È difficilissimo, è difficilissimo. Ora latte al nostro supermercato di fiducia e si torna all'abitazione. Finalmente. Quando si dice casa dolce casa. Oh.
Silvia ci ha portato le 2 fettine di Ritu che ci porta ogni giorno e ora sarà la nostra merenda. I love Silvia. Accendiamo anche la luce, Sara la Tappi number 1. Sono fiero di te. Grazie. Ora te, per scaldarci un po' e per calmarci, anzi no, ci agita, ma lo prendiamo lo stesso insieme alle fettine di dolce. Ma tappetino per fare yoga, non l'abbiamo mai Assolutamente. mostrato, abbiamo anche quello. Abbiamo todo, abbiamo todo. Oggi si fa stretching però. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for E comunque la giornata non finisce qua per me, perché ora scarico tutto e inizio a montare video. Ma ora c'è la premiere. No, la premiere è È passata. andata? E invece sbagliavo io e aveva ragione Sara. C'è la premiere perché sono le 16:43. Siamo scesi alla velocità della luce. Pazzesco, pazzesco! Per farvi vedere che non mento, eccola, si sta formando la vescica, la vedo, eccola qua. Anche l'altro piede, l'altro ditone. Tu niente vesciche? Non ci guardo per adesso. Adesso conto a far un po' allungare le mie gambe. all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. Take it to the big scene, take it all, go for hope and glory, for beating hearts off the charts. Take it to the big scene, take it all, go for hope and glory, for beating hearts off the charts. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do.